Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale, ma questo non è il mio furgone. Come vedete è un'Alfa Giulia, una bellissima Alfa Giulia, un pochino sporca con gli antineve. Certo non è bellissima con gli antineve, ma obbligatori, per cui antineve in questo periodo. Questa macchina qui è di Sandro. Eccolo qua Sandro. Bene, adesso ovviamente sembra molto timido Sandro. Sì, un pochettino. E che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un altro degli upgrade che si fanno di solito per passare da pre-mai modello 2020 a post modello 2020, giusto? Esattissimo. Ci sono varie cose che si possono fare. In questo caso noi metteremo il motorino del servosterzo che contribuisce al mantenimento poi dopo della linea con i vari sensori che sono stati messi. Per l'attivazione degli ADAS. E l'attivazione degli ADAS praticamente di secondo livello. Esatto. Comunque facciamo questo upgrade e vediamo in che cosa consiste, come si fa a cambiare il motorino del servosterzo, ovviamente senza l'aggiornamento del software, che ovviamente c'è anche quello lì da fare per far funzionare in modo corretto il sistema. Ok, allora procediamo. Dopo faremo anche una piccola prova per vedere se questo cosa qua funziona. Perfetto. Ok, bene. Allora adesso mettiamoci subito all'opera e facciamo questo upgrade. Ovviamente per comodità mettete delle rampe così si arriva sotto bene, tutto quanto sicuro, non è su cavalletti, roba del genere. Adesso smontiamo la paratia inferiore. Adesso con una T27 Torx, simpatica Torx aggiungerei, tiriamo via la paratia. Sono due le misure, c'è una T27 e una un po' più piccola. Questo è necessario per arrivare al motorino del servosterzo. Allora, qui abbiamo un po' di viti, giusto un pochettino, ma non sono ancora finite. Adesso con una T25 ci sono da togliere queste. Questi qua sono ai lati praticamente che uniscono i parasassi al fondo. Tiriamo fuori questo strisciando sulla pancia di Sandro. Ok, bisogna togliere questo qua, il fondo. Oh, bene, adesso dove siamo arrivati? Adesso togli gli spinotti del motorino di avviamento che trovate sulla parte posteriore. Buon cacciavite. Allora, qui c'è il cacciavitino. Allora, qui trovate gli spinotti da staccare. Ovviamente adesso spengo perché in questo caso c'è la parolaccia libera per staccarli. Per cui mettiamo un attimo in pause. Allora, qui c'è la spina, questa è l'alimentazione. Per toglierlo bisogna spostare questo in avanti e praticamente spostando questo in avanti e abbassa la linguetta per poter togliere la spina dell'alimentazione. Adesso con una bussola da 20 si toglie questo qua, che poi bisogna guardare se si mette bene la cinghia al momento del montaggio. Ovviamente questo qui non va stretto alla morte dopo, mi raccomando, è un tappo con la sua guarnizione piana, per cui non si può stringere più di tanto. Okay. Poi le Torx, questa, bingo. Ok, allora sopra c'è quello per inserirlo. Ok, queste Torx non le troverete troppo fisse. Sono anche in alluminio questi qua, Mi raccomando, trattateli bene questi qua perché sono di alluminio, per cui non stringeteli assolutamente tanto, dovete stringerli come li trovate. Vi faccio vedere una cosa. Qua dentro vedete c'è la puleggia con la cinghia, spero sia a fuoco. Dopo bisognerà rimetterla nella stessa posizione, no, non deve andare sopra, diciamo, quella spalletta lì, la posizione la troverà naturalmente giusta poi. Però mi raccomando, non esagerate, non mettetela sopra quella parte più grande. Bene, continuiamo. Però una figata, questo è un alluminio, cazzo. Ecco qua, come vedete, adesso ho tirato fuori il motorino, c'è un o-ring qua che adesso vi faccio vedere. Questo qui è l'alberino che non è tutto dritto perfettamente, è leggermente inclinata la declinatura, qui è molto importante metterla bene. Allora, qui c'è la cinghia, per cui mi raccomando, fate attenzione adesso che inserite dentro. Non entrate già in posizione per le viti, state più in alto in modo che la cinghia non si inceppa sulla puleggia. Ovviamente anche qua mettete del grasso in modo che l'o-ring non può cadere. Aspetta che guardo la cinghia come è messa.
ovviamente puntate bene a mano che devono andare bene libere le viti dentro, se no piuttosto ripassate i filetti o fate qualcosa perché devono andare dentro a mano. Ricordatevi che sono di alluminio e non si possono stringere più di tanto. Una puntatina a tutte e tre e dopo si passa a stringere. Hai per caso trovato dati su quanti newtonmetri bisogna tirare queste viti? Da qualche parte ci sarà sicuramente, però Ma sarà al massimo una ventina di no, meno in alluminio. massimo proprio. Secondo me siamo intorno ai 7-8. Allora adesso Dobbiamo girare. esatto, giri leggermente lo sterzo a mano. Adesso vediamo cosa succede all'interno. Ricordi che sei sulle rampe, fai piano. Ok. Ah, direi ottima. Adesso si rimette il tappo e prima si prova senza guscio, poi dopo si mette anche il guscio. Ci vuoi mettere un po' di grassetto anche qua sulla guarnizione? Magari solo sulla guarnizione, sai? Anzi, dammelo qui, dammi una ditata di grasso, che lo metto qua senza andare sul filetto, sai? Ecco, poi se lo porta in giro. Un trucchetto per puntare sempre i filetti, se avete il dubbio, quando li mettete, girate indietro, nel senso opposto, e sentite quando scatta, sentite? Sentito? Quello scatto è dove inizia proprio il filetto. Questo. Qui qua, in questo punto, inizia il filetto. E così non ci si può sbagliare. Così vale per tutti i filetti, Si gira indietro, quando senti che scatta è l'inizio della filettatura. Anche qua stringetelo come l'avete trovato, anzi forse anche un po' meno, perché può essere che quando lo aprite è un po' inchiodato, un po' ossidato e magari è perfino più duro di quello che dovrebbe essere. Ecco. Ok, bene, adesso riattacchiamo gli spinotti, qui alimentazione, deve fare clic. Ok, fermo di sicurezza messo e adesso si collega alla batteria. Ok, bene, adesso il cavolo di Sandro, si rimonta a lui la paratia e poi si va a provare. Passamela sopra la panza. Te la passo sopra la pancia? Ok. Per fare questa operazione è meglio se siete in due, così potete condividere le parolacce. Due di quelle piccole. Voglio le zanzare. Qui siamo giusti per cui io fisso. Ok, adesso via queste. Bene, adesso si fa l'allineamento del sistema, facciamo capire alla macchina che c'ha il motorino con la centralina giusta. Sai che sei troppo tecnologico. Dopo gli faccio fare l'allineamento anche ad arranco. Ovviamente serve la presa ODB che è collegata al telefono con il programma originale, perché sennò magari dà problemi. Guasti. Non sono guasti, adesso facciamo l'allineamento. Cosa misteriosa questa. Uno di molto prossimo. Non si capisce, però fa lo stesso, noi ci crediamo. Adesso Cose misteriose. Cosa sta facendo? sta leggendo tutte le centraline per allinearle al body, visto che mi ha messo un motorino nuovo, bisogna dirgli che è stato cambiato. Ovviamente quando fate questi lavori, importantissimo, mi tolgo anche gli occhiali per dirlo, bisogna assicurarsi che tutti i componenti siano genuini, sì, e rivolgersi a venditori affidabili e certificati per non avere nessun tipo di sorpresa, ecco, diciamo. Visto che ogni centralina ha il suo numero di telaio scritto. Dunque, ogni pezzo che si mette ha una centralina con il relativo numero di telaio della macchina da cui proviene. Esattissimo, bravo. Per cui attenzione ragazzi. Con un botto di centraline, senti che rumori sparsi in giro per la macchina? Senti che rumori, che tic. Tutto a posto?
Ovviamente questa operazione qua, cioè se tu non la fai, ovviamente la macchina funziona lo stesso, sì, però non puoi avere il mantenimento della corsia, queste cose qua. Come potete vedere, configurazione proxy è corretta, è andata tutto a buon fine. È stato riconosciuto il nuovo componente dal body computer. Ok, fantastico. E infatti i chilometri non lampeggiano. Se per caso qualsiasi centralina che installate vedete che i chilometri lampeggiano, vuol dire che la macchina non l'ha riconosciuta. Ok, per questa cosa lampeggia, attenzione. E anche questo è fatto. E poi si prova a vedere se mantiene la linea. Bene, ci siamo messi in ghingheri perché non potevamo certo provare la macchina da Sempre da sporchi, una volta tanto, guarda, va che finiti, guarda. Eccoci a bordo. Adesso andiamo nel punto migliore per poter fare questa prova qui, che è in autostrada, dunque andremo tutto a codice, giusto come deve essere, e niente, vediamo un po' cosa succede. Io mi sto già un po' cagando in braghe per queste cose. Abbi fiducia. Sì, c'ho fiducia, comunque sei sempre pronto con le mani, giustamente, no? Esatto. Come dice il manuale, del resto. Con le mani, col manuale, come dice il manuale. Allora, in questo momento qua è tutto disattivato. È tutta la guida assistita, è disattivata. È disattivata. Aspetta che faccio vedere. Prova. Disattivata. Adesso disattivata e ovviamente Andiamo troppo. aspettiamo di non fare nessun casino. Tac. La macchina va dove vuole praticamente, cioè nel senso va dove la mandi te, senza opporre resistenza. È zero. Benissimo. Poi nel momento in cui attivi, Attivo prima con riscontro attivato, adesso attivo la funzione della guida assistita. Ok. ovviamente non si può lasciare il volante perché ci sono dei sensori all'interno che ti fanno sapere, insomma, che ti avvisano che stai mollando il volante. Facciamo proprio una prova reale. Lascio le mani, inizia a avvisare di mettere le mani, Questo è l'avviso di l'ultimo rimettere le mani. avviso e si disattiva. Ah, ok, allora prima avvisa, poi avvisa ancora più forte, poi disattiva il sistema. Sì. Ok, per cui non si può comunque mollare il volante. No, deve sempre esserci le mani. Ok, vai verso la linea. Vedi? Tiene sempre il centro. Sì, tiene sempre il centro, ma guarda che roba. Tiene esattamente il centro della corsia. Vedi? E si rimette e si riallinea. Ok. Ah, oltretutto in questo momento stiamo tenendo la distanza automatica dal camion davanti. Dunque, con questi lavori siamo riusciti ad arrivare al livello 2, anzi Sandro è riuscito ad arrivare al livello 2 di guida assistita, Partendo da una Mai 17. partendo da una Mai 17 che non era predisposta. No. Ecco, dunque, oltre a questo lavoro qua, del motorino, del servostesso, ci sono stati altri lavori molto fondamentali per ottenere questa cosa qua. Per varie questioni non ho potuto fare il video dall'inizio, ma arriveranno anche i video di tutti gli altri componenti che servono per arrivare a questo punto qua. La spiegazione. E la spiegazione anche di come funziona, come, quando e perché. Dunque, se siete curiosi di vedere tutte queste cose qua e non volete appunto perdervi questi video qua e volete proprio esagerare. Ah! Iscrivetevi anche al canale Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete il like. e mettete anche like se è la prima settimana di uscita del video. E detto questo, da me E da Sandro e dalla sua bellissima Alfa Giulia è tutto. Vi mandiamo un grandissimo saluto a tutti e grazie di essere arrivati fino qua. Ciao!